L'intero flashback di Oden sul viaggio di Roger è una miniera d'oro per informazioni e rivelazioni, ma l'ultimo capitolo, il 968, rappresenta una pietra miliare. È uno di quei capitoli che verrà citato decine, centinaia, migliaia di volte nei prossimi anni e insieme capiremo perché. Mettetevi comodi, cominciamo. Il capitolo parte fortissimo con due rivelazioni di enorme portata. La prima è che il One Piece è il modo in cui il governo mondiale ha chiamato a mezzo stampa, a nome del mondo intero, tutto ciò che Roger aveva conquistato, ovvero ricchezza, fama e potere. La seconda è che il One Piece, così come l'appellativo di Re dei Pirati e la censura portata sulla D, costituiscono nei fatti la controffensiva mediatica del governo mondiale nei riguardi delle pericolose scoperte fatte da Roger a Laugh Tale. Il governo mondiale, infatti, in modo molto scaltro, anziché negare l'impresa di Roger, la ingigantisce, giocando sulla leggenda di quell'enorme tesoro, al punto da rendere Roger, agli occhi del mondo, l'uomo più ricco, più famoso e più potente, ben consapevole del fatto che tutto ciò avrebbe scatenato le bramosie di tutti gli altri pirati, che in quanto tali e quindi anarchici, avrebbero deposto più che volentieri il loro re. Un re con un tesoro che equivaleva a tutto ciò che un uomo ha sempre sognato, per l'appunto ricchezza, fama e potere. Un tesoro che il mondo, come dice Oden, chiamò One Piece, scritto in giapponese esattamente come lo disse Barbabianca a Marineford, ovvero il grande tesoro che unisce gli uomini, perché evidentemente, a giudizio del governo mondiale, nulla accomuna tutti gli uomini più del desiderio di diventare ricchi, famosi e potenti. Qualcosa che evidentemente non corrisponde al vero, tant'è che Roger dice non hanno capito niente. Questa è un'informazione importante perché ci suggerisce implicitamente che il One Piece in realtà non ti rende né ricco né famoso né potente. Quindi scordatevi una volta per tutte di trovare oro, gioielli e simili in quel di Laugh Tale. Un'altra informazione interessante è insita nella censura alla D. Tutti i pirati di Roger, fatto salvo Shanks e Buggy, adesso conoscono quel nome e la storia che c'è dietro. Dunque capiscono perché il governo mondiale sta cercando di insabbiare il fatto che a trovare quell'enorme tesoro sia stato un D. Di fatto non vengono censurati tutti i nomi di coloro che hanno la D, ma solo quello di Roger. La ragione è molto semplice, il One Piece ha il potere di scuotere le fondamenta del governo mondiale e non perché garantisca ricchezza, fama e potere come vorrebbero far credere, ma perché garantisce l'accesso ad archivi segreti, ad un pezzo di storia che loro hanno cercato di cancellare. Sta lì il potere di distruggerli, un potere che se nelle mani di una persona comune è già in grado di far danni, a maggior ragione nelle mani di un D, di un sovversivo per definizione, di un nemico naturale degli dei. Censurare quel nome equivale quindi a troncare sul nascere il rischio che un D possa ispirare altri con lo stesso nome nascosto. Il governo mondiale punta quindi ad assopire le coscienze collettive, a ricoprire di vanagloria un uomo comune e lasciare che sia essa stessa a divorarlo, se non è la marina a trovarlo prima. Ma nello scacchiere del mondo, Roger è un re pronto ad arroccare. La malattia lo ucciderà comunque, ma non morirà, ne è certo. Ha già un piano e così, con la sicurezza di un uomo che ha avuto tutto, si accomoda dinanzi ai suoi uomini e si abbandona ad una riflessione romantica. Li ringrazia, cede loro i giusti meriti, in fondo è anche grazie alle cure di Crocus e della ciurma se è riuscito a sopravvivere tanto nonostante la malattia. Difatti dice, ripensandoci, questo è un miracolo, non avevo molti giorni da vivere, ma sono stati sufficienti per arrivare fin qui, grazie a voi. Dopodiché scioglie la ciurma, lo fa per tenere tutti al sicuro. Hanno già capito che quella fama attribuitagli dal governo mondiale li porrà al centro del mirino di chiunque faccia della pirateria un mezzo per arricchirsi. Ma prima dei saluti, Roger, parlando con Rayleigh, riporta alla mente quella volta che andarono a Fishman Island. E qui scopriamo un'altra informazione di portata enorme, benché criptica. Esisteva un altro sovrano in procinto di nascere, oltre a Poseidon, e lo avrebbe fatto in un mare lontano. Esistono molte tipologie di sovrano in One Piece. Poseidon, ad esempio, è il sovrano di bestie che a loro volta si chiamano Re del Mare. Xebec voleva diventare il re del mondo. Kaido si definisce il signore di tutte le bestie. Doflamingo era il sovrano di Dressrosa, mentre Rufy vuole diventare il re dei pirati.
Avendo così tanti esempi, diventa complicato capire a che genere di re, inteso proprio come sovrano, facciano riferimento i re del mare. Escludiamo a priori Momonosuke, dal momento che era già nato all'epoca. Che si tratti di Rufy, benché nascerà in un mare lontano, la sua aspirazione sarà un titolo praticamente inventato dal governo mondiale, quindi non ha senso accostare il voler diventare re dei pirati alla carica di cui parlano i re del mare, che invece è molto più antica. Inoltre, sempre in questo dialogo, scopriamo una cosa importante. I re del mare dicono infatti che un giorno i due re si incontreranno di nuovo. Rufy e Shirahoshi si sono già incontrati, ma nessun re del mare ha visto in Rufy quel sovrano. Peraltro, se pensiamo che Rufy era restio persino ad avere una flotta e dei capitani intesi proprio come subordinati, penso sia quasi impossibile vederlo nelle vesti di sovrano con il seguito dei sudditi. Significa che i due re si devono ancora incontrare, significa che non è Rufy quel re. I due mostri marini però aggiungono: questa volta andrà bene. Dunque in passato questo incontro non diede i risultati sperati. Allora mi viene spontaneo pensare che sia questo il motivo per cui Joy Boy lasciò un poneglyph con delle scuse? Che Joy Boy non fosse un re lo sappiamo quasi per certo. Nettuno spiega a Robin che Joy Boy era un umano della superficie, non viene mai dipinto come un sovrano. Chi era Joy Boy, benché lo avessimo già anticipato nella teoria della D, lo capiamo finalmente con quest'ultimo capitolo, quando Oden, giunto insieme ai pirati di Roger nei pressi di Wano, spiega che il paese è ancora chiuso, ma è importante che riapra i suoi confini prima che Joy Boy riappaia. Questa è forse la rivelazione più importante dell'intero capitolo. Joy Boy riapparirà, il suo spirito si reincarnerà, sarà un pirata col cappello di paglia. In altre parole, il nuovo Joy Boy è Rufy. Adesso lo sappiamo con certezza, tant'è che Crocus, quando lo vede per la prima volta ai promontori gemelli, dice: Roger, sono forse loro i pirati che stavamo aspettando? E Rayleigh, salutando la loro partenza per il nuovo mondo, disse: Rufy è diventato un uomo ancor più degno di indossare quel cappello. Rufy, proprio come Joy Boy, è il collante dell'umanità, è colui che unisce i popoli all'insegna della festa e della libertà. Peraltro, Rufy, proprio come Joy Boy, ha fatto una promessa alla principessa Poseidon. Promise a Shirahoshi di portarla a vedere il mondo della superficie, ma questa volta tutto andrà bene, questa volta tutto il popolo degli uomini pesce potrà tornare a vivere in superficie alla luce del sole. Chi è che per 800 anni ha osteggiato tutto questo? I draghi celesti. Ciò che fece Otohime fu un enorme passo avanti, ma avere voce al tavolo dei re del mondo non basta. Lo abbiamo già visto a Reverie. Occorre vincere secoli di discriminazione e razzismo, occorre una manovra rivoluzionaria. In altre parole, bisogna trovare un accordo con colui che comanda davvero, il vero re del mondo, quello di cui il mondo stesso è all'oscuro. Un re che si atteggia come un bambino, che non è più grande di un bambino, un re che deve essere nato di recente in un mare lontano, in un'isola che nessuno più conosce, God Valley. Un'isola dove Xebec, non si sa come, sapeva che sarebbe potuto diventare il re del mondo, proprio come Im. Che Im non nutra simpatia per Shirahoshi possiamo capirlo dal modo in cui ha trafitto la sua foto. Diventa allora plausibile pensare che il giorno in cui Poseidon e Im si incontreranno, tutto andrà bene proprio grazie all'intercessione di Rufy. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale attivando la campanella, in questo modo rimarrai sempre aggiornato sui prossimi video. Grazie per il tuo tempo, alla prossima!